Abbasso con questo sofisticatissimo controllo di volume. Che dopo lo spieghiamo. spieghiamo. Stiamo sentendo la colonna sonora di Wishplash, che è sia un bel film che un'eccellente colonna sonora, perché qualcuno ci chiede Cosa ascoltiamo? allora cosa ascoltiamo. Questo l'abbiamo detto, diciamo subito perché ce lo hanno consigliato, caro Giulio. Sì, Subscribe e campanella, quindi subito subscribe lo e dovete campanella, fare subito. poi lo facciamo pure alla fine. Esatto, lo facciamo pure alla fine. Allora, perché siamo qui? Dunque, siamo qui perché stiamo provando un integrato di fascia alta, questa volta veramente alta. Cambiamo cam, sì. Molto più alta del Mola Mola, che è già stato aspramente criticato, per cui ci aspettiamo questa volta un fiume di... Però va bene, e Solution 330, l'integrato di ingresso del costruttore elvetico, che tipicamente è noto per i suoi pre e finali e sorgenti digitali. In questo caso è una macchina configurabile, quindi una macchina che può essere ampliata, lo dico subito, con un DAC interno e con uno stadiofono, però diciamo una macchina che fa dell'autosufficienza la sua ragion d'essere, poi lo spieghiamo. Macchina, lo dico, molto costosa, subito dopo vi diciamo quanto molto costosa. A tra poco. A tra poco. Ci togliamo subito il dente? Quanto costa? 22,7 il solo integrato, 5,7 la scheda DAC opzionale e 3,7 abbassa, così la sentono meglio, 3,7 la scheda fono opzionale. In questa configurazione quindi costa 22,7 più 5,7. Facciamo fare a loro la somma. La somma. È tantissimo? Sì. Sì. È tantissimo. Non capisco perché per un Daytona 50-60 mila euro della Rolex non sono quasi abbastanza, perché vale, perché c'è un Rolex, e per un amplificatore che magari ti fa pure sentire bene la musica e ti fa stare bene in pace con te stesso, ti diverte, ti appaga, sono troppi. Che ne pensi tu, Giulio, di questa... Ne penso che mi taccio, perché francamente questa polemica credo che l'abbiamo abbastanza approfondita. Sì. Eccola, chiunque scrive qualcosa sul prezzo sappia che non riceverà neanche risposta. No, ecco, lo può scrivere, ma non riceverà neanche risposta. Per carità. Purché il tutto si svolga nei limiti della buona educazione. Allora, che cosa mi piace di più di questo integrato, caro Dear Julius? Sì. Questo display sì. è un display che è fatto con la stessa matrice di punti con cui era fatto l'orologio della Texas Instruments, che da piccolo mi faceva impazzire. È bellissimo, è un originalissimo. Display, sì, a LED rossi, a matrice. Sì. Questo perché? Perché i progettisti di Solution ritengono che i display OLED a colori, e del resto anche playback alla stessa posizione, quei display colorati, molto belli, molto graficamente accattivanti, possono essere nocivi per la corretta riproduzione del suono, possono introdurre dei disturbi. E non hanno tutti i torti. Allora, del resto loro dicono, dal momento che tu stai ascoltando una musica non ti serve l'indicazione del volume, forse neanche quella, e basta, non ti distrarre. Questo è un amplificatore che dal punto di vista dell'aspetto scenografico concede veramente poco. Cioè, sì, anche se esteticamente è splendido. È splendido, poi lo vedremo nelle immagini di dettaglio. È una realizzazione, devo dire, assolutamente ineccepibile, con un design che è il design di casa Solution, che ha cominciato con la serie 7 di oramai una decina d'anni fa, che era ancora più monastica come impostazione, perché era con gli spigoli vivi, proprio quasi nulla concedeva al design. Qua qualche piccolo vezzo estetico, però ecco, stiamo sempre casa Solution, quindi molto bello, lettering ridotto all'essenziale, comandi ridotti all'essenziale. Molto bello il telecomando. Molto bello il telecomando che però io credo di aver già visto su qualche Macintosh. Questo ovviamente non è farina del loro sacco, questo però è un bel telecomando, però ecco, già visto da qualche altra parte. Allora, amplificatore integrato. Qui parliamo di assolutamente classe AB.
classe AB, non parliamo di classe però, D. e lo vedremo nello sventramento, con alimentatori switching. Alimentatori. La Solution anni fa è passata da degli immensi alimentatori toroidali a degli alimentatori switching, ritenendo che per la tipologia progettuale che loro seguono, che poi adesso spiegherò, l'alimentatore switching assicurasse prestazioni migliori. Ce ne sono 2 a canale per ogni amplificatore, per ogni sezione finale, poi dopo lo vedremo nello sventramento. L'altra cosa interessantissima che a me è piaciuta particolarmente è stata la gestione del controllo del volume, perché è fatta con un FPGA, quindi con una sorta di amplificatore che fa da controllo del volume, ma che non fa altro che misurare il volume che il cliente vuole, e una volta che l'ha misurato inserisce un'unica resistenza di valore opportuno per mantenere quel livello di volume, quindi è come se fosse un doppio volume. Solution, sin dagli inizi, quella che se vogliamo potrebbe essere considerata la loro ricetta, è stata quella di dire: la controreazione viene tipicamente vista come il fumo agli occhi dagli audiofili, anche se molto spesso non sanno neanche di che cosa si sta parlando. Esatto. Questo è un altro discorso. Però la controreazione di per sé non è, come posso dire, il male assoluto, anche perché quasi tutti gli amplificatori localmente utilizzano, chi più chi meno, un po' di controreazione. Loro fanno questo ragionamento, loro dicono: se la controreazione avviene in tempi troppo lenti, è evidente che introduce un tipo di distorsione. L'ingegner Fulvio Chiappetta, nostro amico, faceva un esempio sempre molto pregnante. Il caso del cannone che spara. Se io con un cannone sparo a un bersaglio, facciamo che ho mancato il bersaglio di 4 cm. Correggo leggermente, sparo di nuovo e lo manco dall'altro lato di 2 cm. Alla fine faccio la giusta regolazione, sparo e faccio 100. Questo assumendo che il bersaglio sta fermo. Nella musica succede la stessa cosa. Io ho un segnale in ingresso che mi aspetto che sia di un certo modo, lo verifico all'uscita e mi rendo conto che c'è una distorsione, applico un correttivo e poi tutto va bene. Ma se il segnale cambia, perché la musica non è ferma, la musica cambia per sua natura, diventa molto difficile. Cambia tra l'altro molto più velocemente di quanto non possa cambiare un target di un cannone. Di un cannone, esattamente. Allora, dov'è la segreta ricetta di Solution? È quella di far svolgere questa operazione a una velocità pazzesca, e questo richiede una ampiezza di banda su cui lavora l'amplificatore gigantesca, nell'ordine dei megahertz, tant'è che nei grafici di risposta che loro danno la risposta è non 20.000 ma è 0-100.000. Tra l'altro è bello il documento che danno, perché è un documento singolo per ogni apparecchio con il numero di serie plastificato, e nel quale ci sono i parametri più importanti, tra cui distorsione e risposta in frequenza. Questo è totalmente è una linea retta da 20 Hz a 100 kHz. Devo dire che questa filosofia era già di Spectral, no? Spectral poi l'ha implementata più o meno nello stesso modo, tra l'altro qualche somiglianza dal punto di vista del suono c'è, no? Sì. Non sono poi così dissimili. Dunque, 2 ingressi XLR, 2 ingressi RCA, possibilità di fono, quindi se mettete la scheda fono vengono messi gli ulteriori RCA per il fono, ingressi SPDIF, USB e network, per cui se mettete la scheda digitale, la scheda con il DAC dentro, è anche una scheda che consente lo streaming. Non è run ready, quindi è invece UPnP-DLNA ready, quindi lo potete pilotare ad esempio con M-Connect, con anche se una macchina di questo genere sarebbe il caso che diventasse amica di Run. La macchina è aggiornabile sul firmware e naturalmente invece la scheda fono, come ovvio che sia, una volta che viene inserita
sul display e attraverso l'encoder del volume è possibile andare a regolare tutti i parametri elettrici possibili e immaginabili per adattarlo al meglio al fonoregolatore che si sta utilizzando. Dal punto di vista della gestione, nonostante i 3 bottoncini, il tutto diventa molto facile perché c'è un tasto di programmazione mediante il quale si possono fare tutte le regolazioni, ad esempio dirgli quando lo fate accendere con quale ingresso partire e a che livello di volume partire. Vabbè, è ovviamente una macchina di altissimo livello, dobbiamo pensare a un solution di grandi soluzioni semplicemente compatto in un contenitore più piccolo che non vi dà nessun problema di cavi, di scelgo questo, scelgo quello, dove lo metto, dove non lo metto, in un unico contenitore alto poco più di 10 cm avete tutta la qualità solution. Allora, stiamo ragionando della categoria dei super integrati. Esatto. Ad esempio, mi viene in mente come competitor potrebbe esserci il CH Precision, sì. ci potrebbe essere il Griffon Diablo 300 o 333, sì, quello nuovo. Quello nuovo. E, insomma, queste macchine integrate che però... L'integrato di D'Agostino che è uscito adesso. L'integrato di D'Agostino, assolutamente. Insomma, diciamo questi integrati che sono macchine che non hanno nulla, ma proprio nulla, da invidiare alle soluzioni a telai separati. Hanno soltanto la enorme semplicità di avere un'unica macchina, un unico spazio occupato sul ripiano, molti meno cablaggi e insomma tanti grattacapi in meno per l'appassionato di musica iper esigente, questo va detto, che cerca una soluzione definitiva. L'unica cosa ovviamente, come in tutti gli integrati, è un po' di potenza in meno, perché ovviamente non si può avere la stessa potenza che hanno due monoblocchi enormi da 300-400 watt. Questo offre 120 watt su 8 ohm e il raddoppio su 4 ohm, che però pilotando questi splendidi barbapapà, permettimi, che sono comunque delle casse che hanno 4 woofer da 16 a cassa, non ha mostrato alcun segno di cedimento. No, non ha mostrato nessun segno di cedimento, e la cosa che io ho trovato affascinante, ma poi lo diremo nell'ascolto, è la totale assenza di distorsione, per cui quando tu ascolti con questo amplificatore alzi, continui ad alzare e continui a pensare fra te e te, ma forse però ancora un filino di volume ci sta, e poi guardi sul display e leggi 60, 70, 75. E poi satura la stanza. Con delle pressioni pazzesche dentro questa stanza, che non è grandissima, ma comunque i suoi 30 metri li fa, con delle pressioni pazzesche totalmente indistorte. Sì. E a quel punto ti rendi conto che quando con altri amplificatori abbassi un po', è perché stai percependo che qualcosa non va. Qualcosa non va, sì. Ecco, qui la sensazione che quel qualcosa che non va non c'è, è sempre presente, cioè va sempre tutto come deve andare, indipendentemente dal genere musicale che stai ascoltando. Va Quindi bene, allora adesso mi tremano le mani, anche perché c'è un nuovo personaggio della Marvel. Lo Sventrator, io. Lo Sventrator, un nuovo supereroe. Un nostro follower, molto simpaticamente lo ringrazio, mi ha battezzato come un nuovo personaggio della Marvel, lo Sventrator. Sono pronto. Una cosa la vorrei ricordare. Sì, prego, ricorda. Allora, io sono molto privilegiato in questo. Questo Solution 330 ce l'ho qui in sala da fine novembre, sì. Quindi veramente me lo sono goduto e l'ho coccolato, e mi sono reso conto che è un amplificatore che richiede una mezz'oretta di riscaldamento. Sì, come tanti amplificatori. Come tanti amplificatori, non che suoni male a freddo, però dopo 30-35 minuti lo sentite che prende corpo. Va bene. A tra poco. The Sventrator, eccolo qua. Vieni Giulio, vieni. Allora, prima di tutto la cosa più caratteristica di questo amplificatore sono questi 4 alimentatori switching, 1, 2, 3 e 4 della Meanwhile, e sono dei 48 volt duali da 4,5 A, quindi
9 e 9,18 ampere. Sono sistemati, passa di qua caro Giulio. Vuoi dire però che subito Sì. accanto, visto che lo sto inquadrando in questo momento, ci sono anche due giganteschi, mostruosi condensatori Sì, di filtro? 2 e 2. Due Sono e due, 4. impilati, messi in 1 e orizzontale. 2, 1 e 2. Perfetto. Diciamo con questo Cappuccione cappuccione in gomma. in gomma, esatto. Quindi 1, 2, 3, 4. I nostri followers possono vedere i rail di alimentazione, eccoli qua, e l'uscita, vedete, line, neutro e terra. Aspetta un secondo che Sì. provo a ingrandire. Line, neutro e terra, ok. Ok? Sì. Line, neutro e terra, che finiscono tramite questi grossissimi cavi che sono da 6 mm, Sì. finiscono, facciamolo vedere qui, Sì. ok? E questi sono gli ingressi che poi vanno alle due sezioni finali, ok? Ma le vediamo dopo le sezioni finali. Volevo far vedere la barra della terra, enorme, eccola qui. Da qui viene presa il negativo dei diffusori, quindi da una parte e dall'altra, e viene anche preso il negativo per il DAC, che è questo. Mi sposto, ecco. Ok? Questi poi li vedremo dopo, sono i cavi di uscita left e right del DAC. Spostiamoci poi su quest'altro alimentatore. Questo alimentatore, sempre della Meanwhile, sempre switching, fa invece la parte di preamplificazione, la parte di servizi. Ed è un 24 volt, quindi 48 volt, più o meno 48 volt per le sezioni finali, più o meno 24 volt per le sezioni preamplificazione e il servizio, ok? Poi sezioni finali. Un'altra cosa, guardate la qualità delle resistenze. Le resistenze nel buffer di alimentazione sono della Mundorf, ok? E sono fatte apposta per usi audio, bellissime. Queste qui. Sì, 1, 2, 3 e stanno qua, ok? Ok. Sezioni finali. Queste sezioni finali sono sistemate ovviamente a ridosso dei due dissipatori di forma. Hanno 1, 2, 3, 4, 5, 6 transistor finali, lo possiamo capire dalle altrettante 6 resistenze, Sì. ok? Componenti eccellenti, i famosi Vima Rossi. Vima Rossi che mi piacciono da morire, ok? Sezioni finali. Poi ci spostiamo al centro. Al centro c'è la sezione di preamplificazione con i relè sia per la selezione degli ingressi, che sono a ridosso degli ingressi stessi, che sono 2 XLR e 2 RCA, sia i relè che sono questi e che stanno anche dall'altra parte ma sotto alla scheda DAC, che fanno invece l'inserimento della singola resistenza sul controllo del volume, quello che abbiamo spiegato ampiamente prima, e sono questi qua. Notare anche la mostruosa qualità di questo condensatore bianco. Questo condensatore bianco è un MCAP Ivo in alluminio sempre della Mundorf. Questo credo costerà 50 euro solo lui, Sì. se si va a comprare per proprio uso e consumo. Interessante Sì. notare che dal punto di vista della topologia circuitale, Sì. questi sono sostanzialmente 2 pre e 2 finali. Sì, certo. Certo, per questi Cioè, se sono noi tiriamo una linea Esatto. e in questo senso qua, in questo senso, perché Esatto. poi queste sono in comune, ok, In questo senso è completamente dual mono. perfetto. Interessante anche la connessione che porta ai morsetti dei diffusori, perché normalmente sui finali solution è fatta con delle barre di rame. Qui, non potendo mettere le barre di rame direttamente, sono stati messi però questi quasi rigidi cablaggi, Sì. o forse proprio rigidi cablaggi di sezione. È sempre 6 mm, 6 mm, è sì, enorme, sì. veramente enorme. Veramente enorme. Quindi sezione di preamplificazione l'abbiamo spiegata. Adesso c'è la sezione DAC, che sta sopra una delle due sezioni di preamplificazione. E scusate, dico ancora una cosa, simmetricamente sull'altro lato potrebbe andarci, qualora fosse presente, il modulo
fono. E infatti qui si vede Esatto. l'impanatura per La scheda, esattamente fono, tanto quanto si vede qui sulla scheda del DAC. Ok, scheda del DAC che lato esterno porta le varie connessioni, cioè USB, ASEBO, SPDIF, LAN. E questo è un DAC con una loro tecnologia proprietaria Che si chiama Zero Phase. Esatto. E la compatibilità in PCM arriva a 192, mentre invece dal DSD è 2x e 4x. Essendo poi una scheda che costa 5.700 euro, ha una scheda che, anche se è difficile dirlo, un rapporto qualità-prezzo particolarmente conveniente. C'è una cosa che balza all'occhio prima di qualsiasi altra: c'è una razionalità nella organizzazione degli spazi che difficilmente mi era capitato di vedere. Due parole Sì, ancora, scusami. magari dillo tu. Vedete che c'è un out sia a destra che a sinistra. Quelli serve per la multiamplificazione. Per la multiamplificazione. Perché si può affiancare un'altra unità di queste e quindi fare la multiamplificazione mettendo le due sezioni finali a ponte, quunquindi facendo due mono, oppure utilizzandoli in multiamplificazione passiva e quindi facendone due stereo. Un'ultima cosa che però non facciamo vedere qua, ma facciamo vedere, è dopo l'accensione, quando c'è lo spegnimento, sul display si vede la scarica dei condensatori e quindi la percentuale di scarica. È una cosa che non ne riesco ad afferrare molto l'utilità, però è molto, molto carina da vedere, anche perché questo non ha un interruttore suo di accensione e spegnimento, ma ha semplicemente uno stand-by che lo tiene anche leggermente in tensione. Benissimo, allora un'esperienza veramente eccezionale dal vostro Sventrator. Ciao. Che cosa diciamo? Cosa diciamo? Diciamo che, allora, prima di tutto che siamo su un altro livello e si sente. Sì. Quindi questa è la prima cosa da dire in assoluto, per cui la high-end ha veramente un senso di esistere. Chi dice ma spendere tutti quei soldi, mi dispiace, ma è come andare su una Bentley piuttosto che su un altro livello proprio, per cui chi se lo può permettere è fortunato, ecco. Assolutamente sì. Mi viene da dire questo. Allora, cominciamo con una prima riflessione. Intanto, dal punto di vista sonico, questo è un amplificatore a transistor. Sì. E è un amplificatore a transistor solution, e di questo, per chi ha un po' di esperienza e di transistor e di solution, te ne rendi conto probabilmente anche dalla stanza accanto con le porte chiuse. Sì. Cioè, quella sensazione tipica dell'esperienza d'ascolto solution, dove tu hai questa sensazione di questa gamma infinita, tanto in basso quanto in alto, totalmente indistorta, estremamente veloce, velocissimo, dove tutto è al posto giusto, dove tutto è nitido, dove tutto è a fuoco, dove, e questo per qualcuno può anche essere penalizzante, la neutralità la fa da padrona. Sì, allora quasi io che invece sono un amante un po' del suono un po' più sornione, quasi mi ci trovo in difficoltà, in imbarazzo inizialmente, perché è tutto troppo perfetto, troppo lucido, troppo rifinito, e quindi può di primo acchito sembrare un po' troppo, ecco. Dove però quello che secondo me va specificato, poi è chiaro che sono sensazioni che possono essere confortate soltanto da un ascolto vero e proprio. Non hai mai la sensazione del suono monitor, che è totalmente differente. Qui tu hai un suono che è, come dire, di una precisione assoluta, dove ogni singolo dettaglio viene portato alla luce, nel bene e nel male, perché poi con questo amplificatore una registrazione fatta... Sì, ma siediti un po' più qua, perché sennò non ti riprendono bene. Ecco, una registrazione fatta malamente e viene smascherata immediatamente, però ecco, non hai quella caratteristica del monitor, non ce la riconosco. Qui hai un suono che è molto particolare, molto differente, un suono
secondo me niente affatto affaticante, quanto invece per me risulta affaticante il suono del monitor. Quindi con questo apparecchio tu riesci, e per me così è stato, a condurre sessioni di ascolto di ore. Io durante le vacanze di Natale mi ci sono dedicato ad ascoltarlo anche per 3 ore, 4 ore di seguito, divertendomi, uscendone completamente appagato, senza un minimo di sensazione di fatica. Non è un apparecchio per chi va cercando il gadget, è un apparecchio, se vogliamo, quasi monacale, cioè ha tutto quello che serve, tutto, ma niente più. Non ci sono lucine, non ci sono indicatori, non ci sono bottoni con cui giocare. Se ci pensi è un po' l'impostazione svizzera, perché anche CH è così, no? CH è vero che c'ha il display OLED e questo no, però alla fine è molto molto asciutto anche dal punto di vista estetico. È quello che è. I È un Goldmund, i Goldmund. Anche i Goldmund avevano questa cifra stilistica, gli FM Acoustics hanno questa cifra stilistica, cioè non c'è niente di più di quello che ci deve essere. Per qualcuno, ripeto, potrebbe essere poco gratificante, per chi va cercando soltanto il suono, assolutamente. Questa è una macchina eccellente. Sì. L'altra cosa che mi preme sottolineare, e guardate, non sto dicendovi, cioè non sto cercando di giustificare il prezzo, però sto facendo una riflessione. Questa è una macchina che secondo me fa della completezza la sua cifra stilistica, cioè questa è una macchina che prefigura un impianto completo, passiamo di là, Sì. contenuto all'interno dello stesso telaio. Sì. Quindi un eccellente amplificatore, un eccellente DAC, un eccellente prefono. Non ci sono problemi di cablaggio, non ci sono problemi di spazio, non ci sono problemi di interfacciamento. Io lo so che può non piacere. Allora, questi grossi integrati, grossi intesi come importanti, stravolgono un po' il concetto di integrato, perché il concetto di integrato di anziana memoria, quindi degli anni 80, degli anni 90, era il concetto per il quale risparmi perché ti metto tutto dentro un contenitore, ma hai una prestazione inferiore rispetto al due telai. In questo caso non è così, hai la stessa prestazione del due telai, magari pagando leggermente uno scotto solamente in questione di potenza massima erogata, ma ti garantisci le stesse prestazioni di pre e finale. Del resto lo vedremo dentro. Questo è un preamplificatore, un finale, completamente separati, semplicemente che condividono lo stesso contenitore. Quindi è uno stravolgimento rispetto al concetto di amplificatore integrato. Questo lo potremmo chiamare non lo so neanche, un condensatore di apparecchi, nel senso che dentro ha apparecchi che però sono in grado di esprimere esattamente la stessa prestazione di un pre e finale separati, semplicemente più compatto. Tant'è che quando noi eravamo piccoletti, nei cataloghi dei produttori di audio, l'integrato stava a pagina 1. Poi via via che salivi e andavi avanti nel catalogo, cominciavano a comparire i separati, i pre e finali. E io che ero sempre desideroso del meglio, la prima parte del catalogo la saltavo a piè pari e andavo a lustrarmi gli occhi sui pre e finali. Con questi prodotti non è così, cioè nel senso che questi sono dei prodotti che hanno assolutamente pari dignità. Del resto un marchio come Solution a fare l'integrato c'è arrivata parecchi anni dopo aver prodotto i suoi separati. Per intercettare una parte di pubblico che non voleva, che non è poca, che non voleva tutte le complicazioni non solo di cavi ma anche di spazio, ma voleva un oggetto molto ben suonante. E peraltro, scusami, questo personaggio, questo acquirente tipo, noi nel nostro piccolo, ovviamente non facciamo noi, ma lo conosciamo. Certo. Un nostro amico che ha comprato uno di questi super integrati, perché in fondo lui non è un appassionato di hi-fi, lui è un appassionato di Bach, di musica. Sì. Lui si è comprato, avendo la disponibilità, il meglio per poter ascoltare
al meglio il suo Bach, ma non voleva complicazioni di cablaggi, fili, no, lui andava cercando la qualità assoluta. Che poi tra l'altro con la tecnologia di oggi è possibile, perché noi abbiamo parlato di anni 80-90, anni 80-90 era tutto più grande, era tutto diverso, ora con quello che ci offre la tecnica, lo vedremo, qui dentro ci sono 4 alimentatori ad altissima corrente che sono però piccoli. Perché se volessimo fare un integrato con un trasformatore toroidale che fornisce la stessa energia degli alimentatori interni al Solution, dovremmo fare un amplificatore che pesa almeno 50-60 kg. In questo caso l'alimentatore è molto molto leggero e quindi ti dà anche la possibilità di compattare all'interno di un contenitore piccolo grandissima energia. Ciò non toglie che questo amplificatore comunque va movimentato in 2, perché pure lui, nonostante i suoi alimentatori, però pesucchia neanche poco. Va bene, io mi auguro che... aspetta però, diciamo come suona, perché molti poi ci dicono sì, però dovete dire come suona, come... allora, io penso di averlo detto all'inizio di queste considerazioni finali, nelle quali appunto ho anche un po' diciamo, delineato la personalità sonica di questo apparecchio. Torno a dirlo, la sensazione di potenza a disposizione totalmente indistorta è fondamentalmente infinita, o comunque superiore alla possibilità di un ambiente come il mio, di una trentina di metri quadrati, di poterlo assorbire. Tenete conto che questo ambiente è un ambiente trattato acusticamente, fondamentalmente io vivo in una sala d'ascolto e quindi insomma problematiche dal punto di vista della gestione, quelle che si riscontrano negli ambienti normali, qui non ci sono, e vi assicuro, arrivare a dei livelli indistorti di potenza così alta mi era capitato forse in altre 2 circostanze. Pure quei prefinali Musical Fidelity erano pazzeschi a sto punto. I prefinali Musical Fidelity e l'accoppiata CH Precision. Accoppiata CH. Esatto. Quindi basse frequenze impressionanti per capacità di pilotaggio, per ritmo, per... Vuoi dire qualcosa, credo che ti abbia stupito proprio in bassa frequenza, sulla capacità di tenere a freno il 4 più 4, 8? Sì, allora, siccome abbiamo sentito quel brano di Wishplash che è soprattutto di batteria, qui sembrava di avere una batteria davanti, cioè era pazzesco, veramente pazzesco, mi ha davvero stupito. Allora, la porzione delle voci è una porzione molto bella, molto particolare, asciutta, ecco, molto asciutta, quindi se vi aspettate un suono più smooth, diciamo, più caldo, più verso il valvolare, questo è tutto esattamente l'opposto. Per cui preparatevi un ascolto col Solution a avere una sensazione veramente asettica, ecco, proprio sono esattamente quello che è stato inciso, né più né meno. Il registro alto, e questo io me ne sono reso conto sui violini e anche sui piatti delle batterie, è come se ci fosse un quantitativo di informazione in più che io normalmente con altri amplificatori, a parità di tutto il resto, non sento. E come se fosse possibile cogliere, ad esempio dei piatti, un quantitativo molto superiore di armonici, e come se poi questo suono tendesse a rimanere, a persistere nell'aria per un periodo di tempo più lungo. Sì. I violini, gli archi, hanno dei colori che sono molto diversificati gli uni rispetto agli altri. Laddove su 2 dischi magari, o sullo stesso disco, ho in mente un disco di violino dove ci sono 12 Stradivari, si chiama, dove ci sono 12 Stradivari che suonano diverse tracce,
ognuno di questi Stradivari è facilmente riconoscibile perché suona diverso rispetto agli altri, sempre i violini sono, ma ti rendi conto della diversità dello strumento. E questa è una caratteristica che soltanto una grande analiticità e una grande capacità di risoluzione, come ha questo amplificatore, è in grado di poterti dare. Benissimo, allora subscribe, campanella, non lo so se la mettiamo lo di qua o ridiciamo di di là. nuovo, e grazie ad Audio Plus High End che ci ha dato la possibilità di provarlo. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Ciao.